Buon pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi realizzerò con voi il gemello di questo orecchino. Il modello di questo orecchino ho deciso di chiamarlo Grace, l'avete visto in un video shorts in questa versione nei colori dell'oro. Oggi lo andremo a realizzare invece in quest'altra variante di colore. Mi raccomando, se non mi conoscete e mi state conoscendo con questo video, sappiate che io mi chiamo Gabriella, in arte Briga Bijou, e amo creare bijou handmade utilizzando varie tecniche creative, tra cui quella che vedete, la tessitura di perline, ma anche soutache, bead embroidery, e poi mi piace veramente tanto spaziare con la creatività. Quindi se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così da non perdere le notifiche. Questo è il primo video tutorial del 2023 e spero veramente di farvi cosa gradita. Come vedrete lo schema sembra un piccolo pizzo realizzato con materiali abbastanza semplici, penso che tutte quante voi abbiate. L'unico materiale diverso dal solito è la navette. Ho deciso di utilizzare una navette perché di solito all'interno dei tutorial si vedono sempre rivoli, chaton, gocce, e io volevo creare qualcosa invece con diversificando proprio la parte centrale. Quindi se vi mancano le navette procuratevi, e poi con una sola bustina di navette, per esempio oro, potrete giocarvi tantissimi colori sull'esterno lasciando come centrale la base oro. Quindi in una bustina potreste realizzare 4-5 paia di orecchini con il centrale in oro ed i colori poi che spaziano tutto intorno. Allora, passiamo quindi all'elenco dei materiali per realizzare questi orecchini Grace, perché li ho trovati veramente molto eleganti. Io ho deciso di fare un omaggio all'eleganza di Grace Kelly, che io adoro. Nel video shorts che vi rimetto casomai qui in qualche foto ve li mostro indossati, sono veramente carini, delicati, non invasivi e si possono utilizzare anche tutti i giorni per i look, insomma, delle nostre giornate tra virgolette normali, ma potete tranquillamente indossarli anche per una giornata o una serata particolare, perché vedete hanno comunque decisamente un tocco elegante. Ok, elenco dei materiali. Quindi prima di tutto navette, poi vi serviranno dei mezzi cristalli da 4 mm, vi serviranno delle Rocale 11.0, io vedete che le utilizzo in due varianti di colore, le Muscat e le Galvanized Gold 11.0. Vi servirà poi una colorazione di Rocale, in questo caso sempre Miyuki 15.0, poi vi serviranno delle rondelle, dei cristalli cinesi, questa è la dimensione 3x4, quindi se avete dubbi sulle dimensioni procuratevi un piccolo calibro tipo questo, come vedete 3 da foro e foro e 4 invece nell'altro senso. Spero si riesca a vedere, vedete i 3 mm e 4 è l'altra dimensione. Servirà poi un filo da tessitura, io in questo caso sto utilizzando il 1G perché ho realizzato questo orecchino la sera a casa e quindi avevo questo disponibile, e servirà un ago per tessitura. Io utilizzo sempre quello della Tulip, questo è, una volta tanto vi mostro lo scatolino, è quello da 10, poi c'è da 11 e da 12, in questo caso da 10 andrà benone. Dopodiché serviranno delle pinze semplici di queste piatte per andare a mettere naturalmente il nostro gancio, che in questo caso erano questi gancetti in acciaio a forma di goccia. Non avendoli in un colore rosato, in questo caso metterò delle semplici monachelle, poi lo sapete probabilmente, le andrò a sostituire con quello che mi piace di più successivamente. Per coloro che fossero interessate e a cui piace vedere i video tutorial con schemi anziché parlati come quello che faremo oggi, sappiate che ho girato
non ancora, ma ho scattato tutte le foto di come ho realizzato lo schema, quindi probabilmente caricherò un secondo video. Vedete, c'è anche qui la leggenda con i materiali. Caricherò un secondo video, forse settimana prossima o fine settimana, non lo so, e quindi potrete eventualmente andare a vedere anche il video, anziché come questo parlato, che è un po' più lungo, fatto così in scatti fotografici con la voce che spiega tutti quanti i passaggi. A voi la scelta, è un di più che ho fatto per utilità mia ed eventualmente vostra. Passiamo subito al tutorial. Per correttezza vi mostro il colore di queste navette che utilizziamo oggi, che è il color ginger, che naturalmente io amo. Primissimo passaggio: prendete la vostra navette, entrate col lago qui al centro e portatevi così, vedete, lasciate una piccola guiata di filo e tenete naturalmente tra le mani ed andate ad inserire 4 rocaille di colore oro 11,0 ed andate nel foro alto della vostra navette e tirate. Dopodiché altre 4 rocaille ed andate nel foro in basso. Ripassate nuovamente e fate un nodino quando incontrate l'altro capo del filo. Fate un paio di nodini, dopodiché tagliate il filo in eccesso, poi con un bruciafili lo brucerete. Io adesso non ce l'ho qui con me, quindi successivamente lo andrò a bruciare. Una volta quindi che abbiamo fatto il nodino, per la terza volta ripassiamo, perché questa sarà la base di supporto della nostra lavorazione, quindi ripassiamo in tutte quante queste rocaille e proseguiamo e andiamo a inserire altre 4 rocaille. Andiamo sempre 11,0 ragazze, andiamo nel foro alto della navette, altre 4 rocaille ed andiamo al centro ed è inutile dirvi ripassate. Una volta che siete ripassate vi portate ad uscire dalla nostra rocaille 11,0 ed andate a inserire una rocaille 11, 2 rocaille 15, un cipollottino 3x4 o rondella, 2 15,0 e una 11,0. Adesso ve le mostro sul lago. Ecco qua i nostri inserimenti e vado dall'altro lato in tutte quante le 11 che seguono e mi porto ad uscire al lato opposto. Ci portiamo dall'altro lato e facciamo gli stessi inserimenti. Ecco le altre rocaille inserite e vado quindi dall'altro lato. Quindi ho realizzato, vedete, questa parte centrale. Una volta quindi che abbiamo realizzato questi due decori laterali, ci dobbiamo portare ad uscire dalla rocaille 11,0. Vedete, ci sono le due 15, usciamo dalla 11 e vado ad inserire un'altra rocaille 11 di colore a contrasto, vedete, e poi salto quindi quella che c'è sotto e mi vado ad inserire nelle due che seguono in questo modo. Quindi metto 2 rocaille 11 sul lago, salto 2 rocaille che ci sono sotto ed entro nelle due che seguono, vedete, in questo modo, e tiro, sistemo
e andrò a inserire un'altra rocaille, sempre 11,0 di questo colore a contrasto che è un colore bronzo, e vado nelle rocaille che seguono. Vedete che si posizioneranno in questo modo. All'inizio del video dell'elenco dei materiali vi ho mostrato solo 2 colori di rocaille, ma in realtà c'è anche il terzo colore che è il bronzo, quindi rettifico. Adesso gli inserimenti che avete fatto da questo lato li andrete a fare anche dall'altro lato. Un po' stortino, poi dobbiamo ripassare. Quindi vi dovete trovare in questo modo. Vi trovate quindi qui, uscendo dalla 15,0, e andrete ad inserire 2 rocaille 15,0, una 11,0 di colore rosa e altre 2 rocaille 15,0. Saltate il cipollottino e vi andate ad inserire in tutte queste rocaille e vi portate ad uscire da quella colore bronzo. Tirate. Arrivati a questo punto dovete andare a fare un'altra serie di inserimenti, che sarà una 11,0 di colore bronzo, un cipollottino, quindi 11 e cipollottino, ed andate nella prima rocaille 11 di colore bronzo. Inserirete tra queste 2 rocaille una 15 e entrate nella 11. Dopodiché, in modo speculare, andrete a inserire prima il cipollottino e poi la 11,0 ed andrete nella 11 bronzo qui che sporge. In questo modo. Naturalmente rientrate nella 11 nelle 2 15. Scusate le mie manone giganti. Quindi gli inserimenti che avete fatto da questo lato, partendo dalle rocaille e da questi cipollotti, lo dovrete fare in modo speculare anche sopra e da quest'altro lato. Ed una volta che avrete fatto in modo speculare anche l'altro lato, questo sarà il risultato finale. Arrivate a questo punto, ripassate e vi portate ad uscire dalla seconda rocaille 15,0 e andiamo a fare questi inserimenti. Andate a inserire una 11,0, un mezzo cristallo da 4 mm e una 11,0, come vedete in questa foto, ed andate poi ad inserirvi nella 11,0 che c'è qui prima del cipollottino, vedete? E tirate bene in questo modo. Poi andate ad inserire una 11 in questo spazio di colore bronzo, entrate poi nella 15, un'altra rocaille di colore bronzo 11,0 ed entrate nel cipollotto e nella 11 che segue, e ricominciate poi a fare l'inserimento con nuovamente una 11, un mezzo cristallo ed una 11 ed andate nelle 2 15,0 qui che precedono la 11 al centro. Naturalmente, poi sistematevi. Naturalmente fate lo stesso lavoro anche dall'altro lato. Il risultato finale, una volta eseguiti tutti gli inserimenti, sarà questo. Portatevi quindi ad uscire da questo mezzo cristallo da 4 mm ed inserite 5 rocaille 11,0 ed entrate nella 11 che vedete qui. Dovete creare questo ampio archetto, spero che si veda. Dopodiché andrete ad inserire sul lago una 11, una rondella da 3x4 e una 15 e portate tutto alla fine del filo.
saltate la 15 di base, cioè scusate, la 15 di punta, rientrate nel cipollotto e nella 11 ed andate nella 11 che segue. Dovete praticamente realizzare come una piccola frangia di lato, ok? Sistematela bene, qui dovete regolarvi bene con la tensione del filo per centrarla. Dopodiché cosa fate? Inserite altre 5 rocaille 11-0, sempre di colore rosato, per effettuare l'altro archetto. Io le avevo finite qui sul tavolo e quindi pausa. Quindi altre 5 rocaille e vado qui in punta all'estremità del mezzo cristallo. Uscita da qui andrò ad inserire 3 rocaille sempre 11-0 e vado poi in quella 11 rosa centrale che abbiamo messo nel giro precedente. Tiro altre 3 rocaille sempre 11-0, vado nel mezzo cristallo e dopodiché rifaccio in modo speculare anche da quest'altro lato gli stessi inserimenti. Ripassando poi, vedete che sono ripassata anche qui nella mia frangia. Ripassando poi mi porto qui ad uscire dalla seconda rocaille 11-0 e vado ad inserire 2 rocaille 11-0, una rondella 3x4 e altre 2 rocaille 11-0. Salto queste, vedete, queste rocaille ed entro nelle 2 prima del mio mezzo cristallo. Quindi creo questo, passo attraverso quindi il mezzo cristallo e le prime 2 11-0 ed inserisco 2 rocaille 15-0, salto una di base e vado nelle 2 che seguono. Nuovamente rinforzerò questa frangia, sistemate bene queste 2 rocaille in questo modo. Ripasso nella frangia, mi porta ad uscire da qui e faccio gli stessi inserimenti, quindi altre 2 15 e nella parte superiore 2 11, un cipollotto e 2 11 e poi ripeto qui e qui. Ed eccoci al giro finito, avendo inserito anche le 15-0 e questa parte superiore. Adesso cosa facciamo? Ci portiamo ad uscire dalla seconda rocaille, quindi ripasso dappertutto e mi porto ad uscire dalla seconda rocaille 11-0 e inserisco una 15. Inserisco una 15, salto una di base e vado nelle rocaille che seguono. Questo praticamente è un semplice decoro, nulla di particolare, quindi vado a fare questo inserimento. E dovendo fare questo inserimento anche dagli altri lati, naturalmente ripasso dappertutto, quindi ci vediamo da quest'altro lato. Come vedete, inserito quindi la mia 15, vado poi dopo ed esco dal mio cipollottino e vado ad inserire 2 rocaille 11-0 di colore bronzo, una rocaille oro e altre 2 rocaille di colore bronzo ed entro da dietro, quindi faccio questa operazione ripassando tra le prime 2 bronzo, lascio questa di punta color oro, quindi non mi inserisco all'interno di essa e ripasso perché vado a definire la puntina del nostro orecchino. Ve lo mostro nella versione oro, vado a evidenziare questa puntina, quindi ripasso, dopodiché sistemo un poco
Ok, ripasso, dopodiché inserisco la 15 in questo punto, ripasso dappertutto, inserisco la 15 in questo punto, quindi quello che ho fatto qui e qui lo vado a rifare da questo lato e faccio anche questa operazione qui in alto e poi andremo a realizzare il cappietto per il gancio. Ed ecco l'orecchino praticamente finito con gli ultimi inserimenti fatti. Per creare il cappietto dove inserire il vostro gancetto, io semplicemente vado ad inserire 7 rocaille 15-0, preferisco utilizzare le 15-0 perché sono a mio avviso più delicate, quindi inserisco le mie rocaille 15-0, quindi esco dalla 11 centrale, inserisco 7 rocaille e tiro. Scusate, dopodiché vado a fare ad inserirmi in modo alternato, quindi entro nella prima 15, faccio questo sempre per tutti gli orecchini, poi ne salto una, vado a inserirmi nell'altra successiva, salto una, mi inserisco in quella successiva, salto nuovamente una e vado in quella successiva ed in quella in basso. Faccio questo perché? Per realizzare un rombo, perché in questo modo, anche se adesso è tutto storto, non si vede, ora ve lo metto in evidenza, scusatemi. Ok, adesso lo vedete perché? Perché in realtà le 7,15 più la 11 al centro fanno 8 rocaille e quindi sono un numero pari, saltandone 4 ne metto in evidenza 4, penso che sia una questione di logica, ok? Quindi io mi inserisco nella prima, nella terza, nella quinta e nella settima e mettendo in evidenza questi tre. Questo è il cappietto che preferisco, una volta tanto ve l'ho mostrato in modo più chiaro. Materialmente il tutorial è finito, adesso non vi resta che ripassare un poco attraverso la lavorazione, tagliare il filo in eccesso e con un bruciafili sigillare il tutto e poi andare a mettere il gancio. Ed eccole qui finite, amiche, le due versioni degli orecchini Grace. Ditemi poi qual è il vostro preferito. Io qui ho anche delle navette di quest'altro colore e le cardamom. Chissà che non li realizzi anche in verde. Naturalmente li vedrete in un prossimo video creazioni. Eccoli qui, ve li mostro belli da vicino e naturalmente fatemi sapere se vi interessa il video fatto in scatti fotografici di quando ho disegnato, insomma ho fatto il mio disegno per questi orecchini Grace o eventualmente vi metto tutte le foto nel blog per tenerle sempre a portata di mano, quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E a me piacciono tantissimo e ditemi la vostra. Ciao! E ricordate che la creatività non è competizione. Ciao!